Se si crede che questo potere abbia origine dall'esterno, inevitabilmente lo si governerà e lo si influenzerà. Ma quando ci si rende conto che siamo realmente interconnessi come un'unica coscienza che fluisce attraverso tutte le cose e che tutto il potere emana dall'interno, allora si apre il cammino verso l'ascensione come essere divino. Un antico manoscritto, riportato alla luce in un cimitero, ha svelato un sistema per raggiungere l'illuminazione spirituale che fu originariamente impartito da Gesù Cristo ai suoi discepoli più stretti. Quest'opera, nota come il Vangelo di Tommaso, è rimasta nascosta per innumerevoli secoli. Comprende una raccolta degli insegnamenti di Cristo su come rimodellare la realtà attraverso la legge di attrazione, armonizzando la mente e il cuore. I praticanti di questa via possono manifestare i loro desideri in realtà tangibili. Il Vangelo di Tommaso è precedente alla Bibbia scritta ed è stato custodito da un gruppo di credenti conosciuti come gnostici, che deriva dalla parola greca, gnosi, che significa conoscenza. Agli gnostici, Gesù era un essere illuminato inviato sulla terra per impartire la conoscenza nascosta, liberando le anime umane dalle illusioni del mondo materiale. Il possesso di questi segreti permetteva agli individui di utilizzare tecniche di profonda concentrazione mentale per raggiungere un'unità interiore trascendente, stabilendo così una connessione diretta con il mondo dimensionale superiore che dà origine a tutta l'esistenza. Nel corso del tempo il Vangelo di Tommaso è stato escluso dalla raccolta delle scritture che formavano la Bibbia ufficiale. Fu soppresso così efficacemente che per secoli la maggior parte delle persone si dimenticò della sua esistenza. Poi, nel 1945, un ragazzo egiziano alla ricerca di fertilizzante si imbatté in un antico sito di sepoltura contenente 13 vasi di argilla sigillati. Tra le scoperte c'erano alcuni manoscritti in papiro e uno di questi si è rivelato essere una copia del Vangelo di Tommaso. Ora, con questa conoscenza nascosta portata alla luce, diventa di nuovo possibile seguire il cammino dell'illuminazione spirituale, come indicato nell'insegnamento di Gesù. Abbracciando questo sistema è possibile allineare i propri pensieri e le proprie emozioni unendoli per manifestare la realtà desiderata. Il regno delle possibilità esiste in eterno, trascendendo tempo e spazio. Per creare deliberatamente la realtà che cercate dovete attingere a questo regno e abbracciare il concetto di pensare dalla fine. Credere nell'invisibile e riconoscere il regno al di là del tempo, dove i vostri desideri più veri sono già realizzati, è la chiave per manifestare la vostra volontà. La mente, che comprende tutti i tempi e le potenzialità, è la forza creativa dell'universo. Dal punto di vista di questo regno superiore, coscienza dimensionale superiore, il futuro che immaginate diventa tangibile come il momento presente. Ancorandovi saldamente nella fede incrollabile che il vostro obiettivo è già stato raggiunto nell'eternità. Avete spianato la strada alla sua manifestazione nel regno fisico. Questo principio trova conferma in diverse tradizioni di saggezza esoterica. Nel buddismo tantrico è conosciuto come prendere il risultato come sentiero, in cui i praticanti visualizzano se stessi come esseri illuminati, rendendosi conto che l'illuminazione risiede già dentro di loro. Analogamente, l'autore del Nuovo Pensiero, Neville Goddard, si riferisce a questo concetto come pensiero quadridimensionale. Adottando questa mentalità, vi allineate con i potenti forze creative dell'universo, portando a compimento i vostri desideri. Per stabilire una connessione con la fonte eterna della creazione e raggiungere l'armonia tra pensieri ed emozioni è imperativo. In genere gli aspetti della mente legati al pensiero e al sentimento rimangono separati. Gesù sottolinea nel Vangelo di Tommaso che il superamento di questa dualità è fondamentale per raggiungere uno stato divino. Quando si divide il pensiero dai sentimenti, ostacola il progresso verso i propri obiettivi. Potreste desiderare appassionatamente qualcosa ma non riuscire ad agire a causa di razionalizzazioni che suggeriscono che non ci riuscirete. In alternativa potreste avere determinate intenzioni ma sabotarsi inconsapevolmente a causa di desideri repressi. I detti perduti di Gesù offrono una visione della trasformazione, che avviene quando si guarisce questo conflitto interiore. Come si legge nel versetto 61 del Vangelo di Tommaso, perciò io dico, quando uno sarà indiviso sarà ricolmo di luce, ma quando è diviso sarà ricolmo di tenebre. Essere ricolmo di luce significa essere infusi dell'energia divina che permea l'intero cosmo. Per accedere a questa forza, è necessario riconoscere e integrare tutti gli aspetti di voi stessi, compresa la mente razionale, emozioni, corpo e il mondo materiale. Nel versetto 22 del Vangelo di Tommaso, i discepoli di Gesù chiedono informazioni su come entrare nel regno dei cieli. La sua risposta sottolinea l'unificazione: allorché di due farete uno, allorché farete la parte interna come l'esterna, la parte esterna come l'interna e la parte superiore come l'inferiore. In altre parole, l'unità deve essere raggiunta tra i diversi aspetti del vostro essere per influenzare e allinearsi con il mondo esterno efficacemente.
Riconoscere l'interconnessione di tutti gli elementi all'interno e all'esterno è la via per accedere ai regni spirituali superiori. Secondo gli antichi insegnamenti esoterici, la connessione fondamentale tra mente e materia rivela che non sono entità separate. Il fisico, oggetti fisici che incontriamo nel mondo che ci circonda sono le manifestazioni condensate di un'unica coscienza universale. Contemporaneamente, la potenza dei nostri pensieri e delle nostre emozioni si estende al di là di ciò che percepiamo. Come onde di forza magnetica increspano il tempo e lo spazio, attirando cose specifiche nella nostra vita mentre ne respingono altre. Successo, gioia e la realizzazione nutrite nella nostra mente si riflettono nelle circostanze esterne. Al contrario, fissarsi sull'assenza di certe cose non farà altro che attirare altre perdite e vuoti. Questo principio è noto come legge di attrazione e opera in modo tale da chi possiede già qualcosa riceverà di più, mentre chi ha poco saranno ulteriormente privati. Tuttavia la legge di attrazione può funzionare solo a vostro favore quando i vostri pensieri e le vostre emozioni sono in armonia. Concentrarsi sui propri obiettivi si rivela inutile in caso di invidia, rimpianto e autocommiserazione riempiendo il vostro cuore. Infondete invece nei vostri pensieri sentimenti di felicità e soddisfazione simili alle emozioni che accompagnano il successo. Allineando i pensieri e le emozioni in modo positivo, potete sbloccare il vero potenziale della legge di attrazione e plasmare la vostra realtà di conseguenza. I versetti del Vangelo di Tommaso contengono un profondo serbatoio di saggezza per coloro che si addentrano nel loro significato attraverso lo studio e meditazione. In particolare i seguenti versetti racchiudono istruzioni essenziali su come portare a compimento i propri desideri. Riconosci ciò che ti sta davanti agli occhi e i misteri ti saranno svelati. Perché non esiste cosa nascosta che non verrà rivelata. Immaginate il regno come un pescatore saggio che getta la sua rete in mare e la tira su piena di pesciolini. Tra questi il pescatore saggio trova pesci belli e grandi. Sceglie i pesci grandi con facilità e getta via i pesci piccoli in mare. Il versetto 8 serve come promemoria per concentrare la mente su un singolo obiettivo specifico. Quando la vostra attenzione si sposta continuamente da un desiderio ad un altro, le onde del pensiero che si creano diventano disperse e caotiche. Di conseguenza gli eventi della vostra vita possono sembrare casuali. Tuttavia quando si concentra l'energia mentale su un obiettivo solitario, le circostanze della vostra vita si allineano per avvicinare quell'obiettivo spesso in modi che possono sembrare miracolosi. Per raggiungere questo obiettivo dovete imparare a digiunare dal mondo. Il che significa ritirare la propria coscienza dalla realtà quotidiana. Soffermarsi incessantemente sulle proprie condizioni attuali non fa che rafforzarle. Lasciando andare la preoccupazione per il presente si apre la strada verso il futuro desiderato. Una pratica di meditazione quotidiana si rivela uno strumento potente a questo scopo. Durante la meditazione concentrarsi sul respiro lasciando che tutti gli altri pensieri e sensazioni svaniscano. Quando le distrazioni entrano nella vostra mente più profonda non vi rimproverate e non pensate di aver fallito. Agite invece come una persona a digiuno tratta il cibo, allontanandosi senza indulgere. Bastano 20 minuti di questa pratica meditativa ogni giorno. Migliorerà in modo significativo la vostra capacità di manifestare i vostri desideri. Attraverso l'intenzione focalizzata e allineando la vostra coscienza con il vostro vero desiderio, potete svelare i segreti della manifestazione e creare una realtà che risuona con le vostre aspirazioni più profonde. Come riporta il versetto del Vangelo di Tommaso, perché vi sono 5 alberi nel paradiso. Non mutano in inverno e in estate e le loro foglie non cadono. Chiunque li conoscerà non sperimenterà la morte. Serve come suggerimento per la pratica della visualizzazione creativa. I 5 alberi nel paradiso simboleggiano i 5 sensi indisturbati dalle influenze esterne. Reindirizzando l'attenzione sensoriale lontano dal presente fluttuante, è possibile incanalarla verso il futuro che desiderate manifestare. La tecnica consiste nell'immaginare il risultato desiderato utilizzando tutti i sensi, immergersi mentalmente in uno scenario in cui il vostro obiettivo è già realizzato. Per rendere questa visualizzazione più potente, bisogna intraprendere azioni all'interno di questo scenario mentale. Creando un'immagine ed esperienza vivida interiore in prima persona, genera un campo mentale potente che aumenta l'efficacia della visualizzazione. Tuttavia la sola visualizzazione del successo non è sufficiente. Per sfruttare appieno la potenza della visualizzazione creativa è necessario allineare le emozioni ai pensieri. Bisogna immaginare il successo coltivando i sentimenti di felicità e di sicurezza di voi stessi sapendo che i vostri obiettivi sono già stati realizzati nella mente divina. Questa risonanza emotiva vi connette profondamente con il risultato che avete scelto e lo attira verso il percorso della vostra vita. Ricordate che questa pratica non è un semplice sognare a occhi aperti su qualcosa di irreale. Tutti i futuri possibili esistono nel campo infinito della consapevolezza dimensionale superiore.
Sfruttando il potere della vostra mente e delle vostre emozioni attraverso la visualizzazione creativa, potete trasformare in realtà il futuro che desiderate e creare una vita che risuoni con le vostre vere aspirazioni. Gli insegnamenti di Gesù sottolineano costantemente l'importanza di evitare l'egoismo e l'avidità. Questi insegnamenti vanno oltre i semplici consigli etici. Infatti la vostra pratica di manifestazione diventa molto più efficace se si promuove un atteggiamento di generosità. Bisogna riconoscere che siete interconnessi con il mondo e con le persone che vi circondano. Tentare di attrarre cose positive nella propria vita, mentre si nutrono desideri negativi per gli altri, porterà alla discordia e ostacolerà il vostro progresso. Emozioni come l'odio, l'invidia e il disgusto creano campi mentali di perdita e repulsione che in definitiva lavorano contro i vostri desideri. Se aspirate alla ricchezza, concentratevi sulla creazione di valore per gli altri. Nella ricerca dell'amore sforzatevi di vedere qualità attraenti in ogni persona che incontrate. Agire per esprimere ulteriormente la generosità rafforza questo approccio. Essere generosi è un invito per l'universo a contraccambiare e ciò porta a una maggiore abbondanza nella vostra vita.